dire che non sempre le segnalazioni dei clienti sono affidabili al 100%. Questa mattina stavo per uscire dall'ufficio quando è squillato il telefono. Ho risposto ed era la persona che abita nell'appartamento proprio sopra il mio ufficio, che mi diceva che improvvisamente questa mattina, dopo un ultimo aggiornamento di Windows, Microsoft Word aveva smesso di funzionare, se potevo andare gentilmente a dare un'occhiata. E così ho fatto. Sono salito e mi sono accorto di una situazione davvero agghiacciante, perché non era Microsoft Word che non gli consentiva di aprire i documenti, ma aveva un ransomware in azione che glieli stava crittografando tutti quanti, una dietro l'altro. E allora ho tirato fuori la mia miglior carta da giocare in questi momenti, che è capace di salvare questa e ben altre situazioni sui nostri computer. Andiamo a vedere insieme di che cosa si tratta. Ti senti pronto? Iniziamo! Prima di cominciare con questo video, una premessa importantissima. Per creare questo pendrive avrai bisogno di un pendrive, quindi se per caso non ne hai uno sotto mano sei autorizzatissimo a mettere in pausa il video, correre a prenderne uno qualsiasi, anche di piccole dimensioni, non importa, e poi riprendere la visione. Benissimo, ora che hai il tuo pendrive tra le mani siamo pronti a trasformarlo in uno strumento potentissimo e per farlo ci serviranno due cose. Andiamo a procurarcele. Come prima cosa quindi apri il tuo browser di fiducia e nel motore di ricerca vai a digitare Gentiluomo Digitale. Effettua la tua ricerca e apri il primo risultato, quello relativo come sempre al dominio www.gentiluomodigitale.it. Una volta aperto il sito, portati qui in alto sulla scritta Downloads e apri questa sezione. Ora scendi un pochino nella pagina fino ad individuare queste due voci che ti lascio vicine. La prima si chiama Rufus 4.3 e la seconda Kaspersky Rescue Disk. Clicchiamo sul grosso pulsante azzurro che dice File Download sotto Rufus 4.3 e attendiamo il download del file. Questa volta però, prima di andare ad aprirlo, clicchiamo anche su File Download, questo pulsante qui, sotto la scritta Kaspersky Rescue Disk. Verrai portato direttamente sulla pagina di Kaspersky, dove partirà in automatico il download del file che ci serve e dovremo solo attenderne il termine. Non ho messo direttamente il file sul nostro sito semplicemente perché è sempre conveniente averne una versione aggiornata, perché si tratta pur sempre di un antivirus, tra le altre cose. Ok, il nostro download è terminato e possiamo andare a fare clic per aprire la cartella in cui abbiamo scaricato questi due file. Possiamo chiudere il nostro browser e andare a preparare il nostro pendrive. Per farlo, come prima cosa, andiamo a fare un doppio clic su questo file, quello che si chiama Rufus-4.3 underscore x86-1.zip. Quindi apriamo il file e trasciniamo fuori l'eseguibile al suo interno. Una volta fatto, clicchiamo nuovamente sulla scritta Download qui in alto, oppure utilizziamo questo tasto qui per tornare indietro. Fatto questo, facciamo doppio clic sul file Rufus 4.3 eccetera che abbiamo appena trascinato sul nostro desktop e accettiamo premendo il pulsante sì come sempre che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo. Clicchiamo su sì per consentire a Rufus di verificare se ci sono degli aggiornamenti online e si aprirà la pagina principale del nostro programma. All'interno di questa pagina dovremo trascinare quest'altro file, quello che si chiama krd.iso. Trasciniamolo all'interno della pagina e ritorniamo alla finestra principale di Rufus. Potremo a questo punto chiudere la nostra cartella dei download e andare a collegare il nostro pendrive.
vedrai che automaticamente verrà evidenziato nel primo rigo il nome del tuo pendrive. In ogni caso accertati innanzitutto che si tratti del pendrive giusto e in secondo luogo di non avere dati importanti contenuti su questo pendrive, perché questi verranno distrutti. Quindi nel caso in cui ci siano dati importanti, salvali prima da un'altra parte oppure cambia pendrive. Una volta fatto questo controllo, ci porteremo su questa riga qui, quella che si chiama schema partizione. In questa riga andremo a selezionare la voce MBR per macchine un pochino più datate che richiedono questo tipo di compatibilità, oppure la voce GPT per macchine un pochino più recenti. In ogni caso, se vedi che con la voce selezionata non dovessi riuscire ad avviare il tuo pendrive, prova a ricrearlo selezionando l'altra voce. MBR solitamente è un buon compromesso di compatibilità, quindi andremo a cliccare sul pulsante avvia in basso e ci si aprirà una schermata in cui ci viene chiesto quale modo vogliamo utilizzare per scrivere questa immagine. Ci viene suggerito di utilizzare il modo immagine ISO o alternativamente il modo immagine DD, che sta per Disk Dupe. Il mio consiglio è quello di scegliere modo immagine ISO ed anche in questo caso, eventualmente dovessi avere problemi, ricorrere alla seconda opzione, quella con il modo immagine DD. Clicchiamo su OK e vedremo che si aprirà un'ulteriore finestra in cui ci viene richiesto di scaricare alcuni file da internet. Clicchiamo sul pulsante Sì per scaricare questi file che serviranno per rendere avviabile la nostra chiavetta. Veniamo infine avvisati nuovamente che tutto il contenuto, come già sappiamo, del nostro pendrive verrà cancellato. Clicchiamo quindi sul pulsante OK per proseguire e attendiamo alcuni minuti il termine dell'operazione. Ed ecco fatto, l'operazione è terminata e noi possiamo premere sul pulsante Chiudi per chiudere questa finestra e andare a provare il nostro nuovo pendrive. Per farlo, dopo aver collegato il pendrive alla macchina che intendi avviare con questo sistema, sarà necessario entrare nel BIOS. Per farlo all'avvio della macchina immediatamente dopo averla accesa, sarà necessario premere un tasto che purtroppo cambia da macchina a macchina. Può trattarsi del tasto Canc, potrebbe essere il tasto ESC, potrebbe essere F2, F10, F12 e così via. Quindi se sei incerto, effettua una ricerca su internet su quale sia il tasto o più raramente la combinazione di tasti giusta per entrare nel BIOS della tua macchina. Una volta entrato nel BIOS dovrai portarti sulla sezione Boot e selezionare come primo dispositivo di avvio il pendrive che hai appena creato. Ed ora andiamo ad avviare questa macchina con il nostro nuovo pendrive. Eccoci qui in un simulatore di BIOS. Una volta entrato sul BIOS della tua macchina, come dicevo, dovrai portarti nella sezione Boot e nell'ordine dei dispositivi andare ad impostare, secondo le istruzioni che leggi sul lato destro, per esempio qui si usano i tasti più e meno per spostare queste voci, dovrai mettere al primo posto il tuo pendrive. Dopodiché ti basterà andare su Exit, salvare i cambiamenti e riavviare la tua macchina. Ed ecco che al riavvio, anziché avviarsi Windows, partirà la schermata principale del nostro Kaspersky Rescue Disk. La prima cosa che dovremo fare sarà premere il tasto invio per confermare l'avvio in lingua inglese, a meno che tu non sia fluente con la lingua russa. Fatto questo, premeremo nuovamente il tasto invio per avviare il Kaspersky Rescue Disk nella modalità grafica. Una volta premuto il tasto, attendiamo alcuni istanti che Kaspersky si avvii sul nostro PC.
Ecco fatto, Kaspersky si è avviato ed ora dovremo confermare, spuntando queste due caselline, l'accettazione dei termini di licenza d'uso. Clicchiamo quindi sul pulsante Accept e dopo alcuni istanti verrà inizializzato il nostro Kaspersky. Ed ora andiamo a vedere che cosa può fare per noi questa utility. La prima cosa che ci viene offerta è di effettuare naturalmente, trattandosi di una casa produttrice di antivirus, una bella scansione sul nostro sistema per evitare che ci sia qualsiasi tipo di minaccia. Naturalmente per farlo ci basterà premere il grosso pulsante Start Scan e la scansione verrà avviata in automatico e tutti quanti i virus verranno posizionati nella quarantena. Ma non basta, quello che possiamo fare è anche andare ad aprire tramite questa cartella qui tutti i dischi presenti sul nostro computer e all'interno di questi dischi troveremo i nostri dati utente che potremo andare a salvare su un secondo pendrive esterno oppure sullo stesso pendrive a patto che ci sia naturalmente spazio sufficiente. Come se non bastasse, ci viene data la possibilità di navigare in internet grazie al browser Mozilla Firefox integrato, che ci offre la possibilità di andare ad aprire letteralmente qualsiasi sito. Come puoi vedere, il browser è perfettamente funzionante. Come se non bastasse, ci vengono offerti anche dei tools che troviamo qui in alto che sono altrettanto interessanti. Abbiamo infatti un editor del registro di sistema nel caso in cui qualche modifica al registro portata da un malware oppure involontariamente fatta da noi impedisca l'avvio di Windows. Facendo doppio clic l'utility si aprirà e potremo effettuare tutte le correzioni necessarie. Al secondo posto abbiamo un Windows Unlocker che servirà a rimuovere eventuali malware che vanno a bloccare l'avvio del sistema. Attenzione, come ci viene ricordato dalla stessa utility, sarà necessario lanciarla solo ed esclusivamente se non è possibile avviare Windows, perché altrimenti rischieremmo di sortire l'effetto contrario. Ed infine abbiamo una terza utility interessantissima che si chiama USB Recover. Questa utility ci consente di ripristinare la tastiera e o il mouse qualora questi non fossero correttamente funzionanti. Ovviamente se non funzionano né la tastiera né il mouse USB sarà necessario, ove possibile, collegare una tastiera PS2 oppure un mouse PS2 per compiere questa operazione. Una volta terminate le nostre operazioni ci basterà andare su questo pulsante qui nell'angolo in basso a sinistra e selezionare l'ultima voce del menu, quella che si chiama Leave, per scegliere successivamente un riavvio, naturalmente dopo aver rimosso il pendrive dal PC. Vedremo che il computer si riavvierà in maniera normale e farà partire il nostro Windows. Ecco fatto. Come puoi vedere, questo pendrive può essere un'ottima occasione per riciclare una di quelle vecchie pennette che rimangono nel cassetto in modo da averla sempre pronta a disposizione per ogni evenienza. Mi raccomando inoltre, nel caso in cui un computer sia infetto da un ransomware che, come nel caso del mio vicino, sta crittografando i file, la prima cosa da fare sarà quella di spegnerlo e riavviarlo proprio con questo pendrive. Da un lato accedendo ai file come ti ho mostrato nel corso del video per salvarli su un'altra periferica esterna e dall'altro per procedere con una disinfezione della macchina stessa. Ed anche oggi siamo giunti al termine di questo video, ma prima di accomiatarci ho il piacere di fare alcuni meritatissimi ringraziamenti a nome della community, che quest'oggi vanno a Marco Bandini per essersi abbonato al canale e a cui do il benvenuto ufficiale nella community dei gentiluomini, ma anche a Roberto Ghedini, Andrea De Filippi, Massimo Tecchio e last but not least Luciano Noè per i loro generosissimi super grazie.
Vi sono infinitamente grato e spero che le mie parole bastino ad esprimere tutta la mia riconoscenza a nome della community. Ma la mia riconoscenza va anche a te che hai seguito questo video, mi hai fatto compagnia fino in fondo e detto questo, come di consueto, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima!